fa. Se questo ti ricorda vagamente un tuo cambiagomme, allora sei nel posto giusto. Ascolta la nostra ricetta per farlo in modo più facile e veloce. Ingredienti: tappetini in gomma salva cerchi e salva rotule, gomme usate montate su cerchi, gomma nuova pronta all'uso, pinza vecchi per viti antistallonamento, attrezzo svitavalvole, stallonatore cremagliera, aria compressa. Successivamente al posizionamento dei tappetini in gomma a terra ci accingiamo a prendere la Leconte SVB usata montata sul cerchio MXQ e le togliamo la valvolina tramite lo strumento svitavalvole. Poi tramite la pinza vecchi andiamo ad allentare le viti antistallonamento per poi completare la loro rimozione a mano. Ora prendiamo lo stallonatore e stalloniamo la gomma. Una volta stallonato possiamo riporre lo strumento a cremagliera e concentrarci solamente sulla rimozione manuale della gomma dal cerchio. Per fare ciò abbiamo qui il meccanico specializzato in cambio gomme, Cugini Igor, con più di 20 anni di esperienza nel settore di pit stopping, che ci andrà a spiegare la tecnica corretta. Buongiorno a tutti, ora vediamo come togliere la gomma dal cerchio manualmente senza l'utilizzo di alcun attrezzo. Farlo manualmente può sembrare complicato e in effetti lo è. Ma se si utilizza la giusta tecnica tutto risulta molto più facile. Bisogna applicare un po' di forza con le mani, ma adesso vi faccio vedere come facciamo noi a sostituirle senza attrezzatura. All'interno del cerchio c'è un'ansa, che la vedete qua all'esterno, dove c'è dell'aria. In questo punto dobbiamo fare entrare i lembi della gomma, quelli che vanno in battuta. Sono praticamente la parte più rigida della gomma. Allora prendiamo la gomma e schiacciamo i due lembi rigidi, quelli che vanno a toccare sul cerchio. Li schiacciamo sia da un lato, e risulta facile perché il lembo è corto, sia dall'altro e risulta un po' meno facile, ma niente di complicatissimo. E schiacciando la gomma, i due lembi rigidi devono stare in mezzo al cerchio, là dove c'è l'aria, e li schiacciamo sotto, di modo che da questo lato si crei una fessura d'aria. In questo modo teniamo fermo bene questa parte, la giriamo e facendo pressione andiamo a toglierla su tutta la circonferenza. Ora la seconda fase è tenere questo giù facendo forza sul lato esterno del cerchio e sulla gomma nello stesso momento andiamo a fare un po' di pressione, un po' da un lato, un po' dall'altro, per far sì che il cerchio scivoli fuori. Ed ecco il risultato finale. Poca fatica, zero attrezzi e la gomma è smontata. Però il lavoro non è finito, siamo solamente a metà dell'opera, perché dobbiamo montare la Leconte nuova. È pronto, signor Cugini, per questa nuovissima impresa? Eccoci. Per prima cosa dobbiamo prendere il cerchio dal lato giusto. Il cerchio, come vedete, ha un solco. Il solco non è centrato, ma è sempre da un lato. Il lato più corto è quello che deve entrare per primo nella gomma, quando andiamo a montare. In questo modo. Con un colpo secco. Ora è il momento del passaggio in cui serve più energia. Non solo energia delle mani, ma anche di tutto il nostro peso attraverso le ginocchia. Quindi andiamo a decentrare la gomma su un lato del cerchio e la spingiamo giù, andando a cercare sempre l'aria che c'è all'interno di quell'ansa del cerchio. In questo modo. Poi spingiamo con le mani. La gomma è stata inserita. Ora andiamo ad inserire le viti antistallonamento facendo attenzione che non fuoriescano dall'altro lato del cerchio. Ora andiamo a gonfiare la gomma. Teniamo la ruota in piedi per far sì che il cerchio dovesse rompersi non sia un pericolo.
stringiamo il più possibile le viti antisalonamento a mano, poi con la pinza vecchi andiamo a dare gli ultimi colpi di stretta per evitare perdite. Riposizioniamo la valvolina. Il lavoro è finito.